Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Bitget e del copy trading, che ho visto che è un argomento che vi sta coinvolgendo veramente tanto e mi fa piacere. E in questo video ovviamente andrò a spiegare, andremo a vedere un po' come funziona, come seguire un trader, come funziona il copy trading, come funziona anche Bitget. Soprattutto andremo a vedere i rischi che ci sono nel copy trading. Andremo a vedere un po' i risultati che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Ovviamente vi invito a ragionarci prima di partire subito di testa, non pensate che sia tutto così facilissimo, bellissimo, si guadagna sempre, cioè ascoltate bene e ovviamente ragionate di testa vostra, informatevi, cercate di capire almeno un minimo, cercate di studiarci almeno qualcosina per quanto riguarda il trading, non partite di testa perché veramente si perdono tantissimi soldi, è veramente rischioso, ma parleremo anche di questo. Prima però mi raccomando un bel mi piace, l'iscrizione al canale e adesso partiamo con il video. Eccoci qua, siamo su Bitget. Prima cosa, che cos'è Bitget? È un exchange, quindi ci permette di acquistare e vendere le nostre criptovalute, possiamo farci trading sia in spot sia in future e tante altre cose. Perché utilizziamo Bitget invece di un altro exchange che possa essere Binance oppure Crypto.com o qualsiasi altro? Perché ha una funzione in particolare, ovvero quella del copy trading. Ci sono altre applicazioni che ce l'hanno, però solitamente hanno degli abbonamenti base oppure altri tipi di abbonamenti comunque, mentre qui la funzione del copy trading è gratuita, se non che si pagano delle commissioni ovviamente per seguire il trader. Adesso, che cos'è il copy trading? Ci avevo fatto già qualche video perché ci sono altri broker che lo fanno, magari su Forex, azioni eccetera. In questo caso è più specifico sulle criptovalute perché possiamo farlo solo su questo. E che cos'è? Nient'altro che la possibilità di copiare un trader, ovvero ci sono dei trader che si propongono come trader, faranno dei test, non so come funziona, e noi possiamo copiare le loro operazioni in tempo reale. Cioè se loro dicono acquistiamo BTC, anche noi andremo ad acquistare BTC. Se loro vedono un prezzo buono per vendere, venderanno BTC, anche noi venderemo i nostri BTC. Per farvela facile, ovviamente vanno ad operare sui future, quindi discorso un pochino diverso, ma magari su questo ci faremo un video proprio in particolare tra differenza tra spot e future, quindi questo lo andremo a vedere. Quello che interessa a noi e che io ho testato nelle settimane scorse è appunto se conviene fare il copy trading. Ovviamente dipende dal trader che andiamo a seguire. E visto che nel nostro gruppo Telegram, nella nostra community, c'era questo ragazzo, che vi lascerò da qualche parte il suo nome, comunque adesso vedrete perché sto seguendo principalmente e soltanto lui, che ho visto che era comunque abbastanza bravo, fa questo, praticamente vive di questo, ho detto perché non seguire lui, perché non far proporre lui come trader da seguire e vediamo che risultati riesce a portare, visto che lui vive di questo, quindi beneficiandone lui possiamo beneficiarne tutti. E quindi lui ha accettato, si è proposto come trader. Adesso andremo a vedere come si fa a seguire un trader. Ovviamente voglio aprire una piccola parentesi sui rischi che ci sono, perché ragazzi io ho provato in passato già a fare copy trading, ci ho fatto un video dove ci ho perso un bel po' di soldi, conosco persone che ne hanno persi abbastanza, però ovviamente il rischio c'è sempre, quindi partiamo da questo. Cosa importante, capirne almeno un po' di trading, capire almeno cosa sta facendo il trader che seguiamo, perché ci dobbiamo affidare a lui piuttosto che a un altro. Quindi ragazzi mi raccomando, cosa importantissima, fate le vostre valutazioni, veramente non buttatevi di testa perché è un mondo dove si perdono soldi, cioè nessuno vi regala i soldi, partiamo da questo. Quindi fate attenzione, studiate e capite bene. Se siete interessati poi dite ma ce lo faccio un pensierino. Quindi partiamo diciamo dal tutorial. Come fare? Su Bitget ovviamente c'è bisogno di una registrazione, ci andremo a registrare, non è obbligatorio fare la verifica di identità, quindi basterà registrarsi con email, numero di telefono, poi ovviamente saremo un po' limitati tra virgolette, però possiamo cominciare anche così. Volendo poi si inviano i documenti, si fa la verifica, è tutto ok. Una volta registrati andremo qui, deposito, e potremo depositare i nostri fondi. Possiamo decidere di depositare ad esempio in USDT, rete TRC20 e possiamo depositare i nostri soldi qui sopra.
Una volta depositati andiamo qui in attività e come vedete ci dà conto spot, conto P2P e future. Ovviamente noi, avendo depositato in conto spot, li troveremo qui e troveremo il nostro saldo. Per cominciare a fare il copy trading è necessario spostarli in future, quindi come fare? Basterà andare a fare qua trasferimento, scegliere appunto la valuta che abbiamo nel conto spot, in questo caso USDT, andiamo qui da spot a USDT e c'è questa M che indica i nostri future. Mettiamo qui ad esempio tutti quelli che abbiamo, conferma e saranno inviati nel nostro wallet future. Se adesso andiamo a vedere, vabbè, io ci avevo già qualcosina e abbiamo, come vedete, ce l'abbiamo nel conto future. Adesso cosa bisogna fare? Andiamo qui in alto, copy trade, e troveremo la nostra top dei trader. Attenzione, qui altra parentesi, non facciamoci ingannare, per questo vi dico almeno un po' bisogna conoscere, almeno un po' bisogna sapere a cosa si va incontro. Ad esempio, come vedete nella top dei trader ci sono trader che hanno fatto 4600%, 2500%, eccetera. Cosa fanno a volte questi trader? Per far vedere che loro non perdono mai ma fanno soltanto profitti, lasciano le operazioni che stanno perdendo, le lasciano lì, sempre in perdita. E magari se voi siete capitati nel momento che lui ha aperto quell'operazione, il vostro conto scenderà sempre di conseguenza a quello che sta facendo quell'operazione. A lui non importa perché magari ne ha aperta un'altra diversa, ne ha aperta un'altra per pararsi il culo da quella vecchia, però nel frattempo noi con quell'operazione abbiamo perso tantissimi soldi. Lui qui risulterà che in perdita non ha mai perso un'operazione semplicemente perché la lascia sempre aperta. E qui di conseguenza lui sarà bravissimo, ha fatto tantissima percentuale, non ha mai perso, eccetera. Quindi stiamo bene attenti anche a questo. Quindi una volta dato un occhio a chi copiamo, andiamo qui nella ricerca e cerchiamo il nostro trader da copiare. Come vi dicevo, io stavo seguendo questo ragazzo ed eccolo qua. Io ovviamente già lo seguo. Cliccandoci sopra ci darà tutte le informazioni. Ecco qua, ci dà il grafico degli ultimi 7 giorni, lui, ripeto, è da poco qui, ha fatto dei test, tra virgolette, ha testato anche lui la piattaforma per prenderci confidenza, eccetera. Come vedete qui andiamo a vedere tutti i suoi dati, ecco qua, 73,34%, 18 ordini di trading, in guadagno 17, in perdita 1, eccetera. Ci fa vedere la preferenza con quale monete va a tradare, lui principalmente con BTC, ma anche un po' con Ethereum, ci sono altri che vanno a tradare con tutte le monete esistenti, in questo caso lui sceglie di operare soltanto con queste. Quando lo comincerete a seguire, le prime cose da impostare appunto sono queste. Quali monete appunto scegliere di copiare, possiamo pure solo decidere di utilizzare solo ad esempio BTC e togliere Ethereum, basterà cliccare qui e ve la deseleziona. Poi possiamo scegliere con quanto seguire l'operatore. Ovviamente possiamo mettere anche, per dirvi, 10 USDT, 50 USDT per operazione, cioè ogni trade che lui andrà ad aprire vi aprirà una posizione con 50 USDT. Ovviamente se sono troppo bassi, ricordiamoci questo, perché il nostro operatore molte volte, forse sempre, opera con leva. Quindi se ad esempio noi lo andremo a seguire con $10 e di commissioni ci andiamo a pagare $2, ovviamente capiamo che magari il risultato può essere basso, può essere molto scarso, quindi questo dipende da noi. Ovviamente fate le vostre valutazioni, non vi sto dicendo di partire con capitali altissimi, come vedete io lo sto seguendo con $70, anche se abbiamo già guadagnato più o meno 3 volte tanto, ma dopo andremo a vedere. Comunque sto cercando di operare sempre con lo stesso budget o più che altro aumentarlo veramente di un pochino alla volta, non mi butto di testa, non è che perché ho ad esempio $700 adesso su questo conto, non è che vado ad aprire operazioni di $200 l'una, quindi ci sto andando anche io molto cauto e ovviamente non sto raddoppiando ogni volta che vinco, cioè adesso io ero partito con $53 circa, ho fatto 3 volte tanto,
ma non è che adesso vado a mettere 100-200 dollari per operazione, ci sto andando veramente piano. Altra cosa che possiamo andare a modificare, sempre per quanto riguarda la copia dell'operazione, cioè con quanto capitale copiare ogni operazione, possiamo decidere di copiare in percentuale il capitale del trader. Ad esempio, invece di impostare qui copia ogni operazione con 70 dollari, possiamo mettere copia l'operatore con il 5% del suo capitale. Quindi se il nostro operatore aprirà una posizione di 1000 dollari, noi la apriremo di 50 dollari in questo caso. Però ovviamente non è che la consiglio più di tanto, perché se il nostro operatore domani apre una posizione con 10.000 dollari e noi abbiamo impostato il 100% del capitale da utilizzare, apriremo una posizione magari di 10.000 dollari se li abbiamo nel conto. Se non li abbiamo, ovviamente la posizione sarà invalidata e quindi ci dirà impossibile aprire l'operazione. Anche in questo caso non è che consiglio tanto di operare in percentuale, ma impostarsi un limite da utilizzare per ogni operazione. Altra cosa che possiamo impostare appunto è il rapporto di stop loss e il take profit, che in questo caso io non ho imposto perché mi fido appunto ciecamente del trader, quindi faccio fare a lui. Quando lui chiuderà l'operazione sarà chiusa, sia che in profitto sia che in perdita, mi fido di lui. Ovviamente quando il trader aprirà un'operazione, noi in qualsiasi momento possiamo decidere di chiuderla, sia appunto che in profitto e sia che in perdita. Io magari molte volte l'ho chiusa io manualmente, cioè me la sono controllata, ho visto che ha raggiunto il 100% e me la sono chiusa manualmente. Però nella maggior parte dei casi mi fido di lui e faccio fare a lui. Voi potete impostare anche uno stop loss o un take profit e ovviamente magari non coincide con la sua strategia, perché magari se lui ha perso tot e ha vinto tot non vi troverete ugualmente con i suoi risultati, però ognuno appunto sceglie di operare come vuole. Questo è il massimo seguito che possiamo utilizzare, in questo caso è 50.000. Io direi che se appunto volete seguire il trader in questo modo, di non toccare nulla. Queste sono praticamente impostazioni che ci escono già predefinite, tranne appunto l'importo con cui vogliamo aprire l'operazione. Una volta fatto questo, ovviamente sarà predefinito sia per BTC che Ethereum, in questo caso 70 dollari per ogni operazione che lui andrà ad aprire. Se andiamo invece in modalità avanzata, abbiamo la possibilità di modificare per ogni valuta i parametri, quindi magari possiamo fare per BTC ogni volta che apre un'operazione utilizza 70 dollari, invece in Ethereum ogni volta che apre un'operazione utilizza 50. Io lascio così perché in questo caso a me va bene che utilizzi 70 dollari per ogni operazione sia in BTC sia in Ethereum, senza impostare stop loss sia in BTC che in Ethereum, quindi lasciare tutto così. Altra cosa che potremmo modificare in modalità avanzata, ad esempio, è con quanta leva operare, ovvero se seguire quello che fa il nostro operatore. Ad esempio, se lui apre una posizione con una leva 50 per, anche noi apriremo una posizione con leva 50 per, oppure la possiamo impostare predefinita. Ad esempio gli diciamo non utilizzare la leva e quindi non utilizzeremo nessuna leva. Io anche in questo caso, ripeto, ho lasciato tutto predefinito. Andiamo a vedere un po' la cronologia invece di questo trader che sto seguendo. Ovviamente pochissimo, saranno circa 4 giorni, adesso andiamo a vedere subito. Io sono partito esattamente da qui. Queste sono le operazioni che ha fatto con il trader. Io seguivo un altro trader, vediamo se ci dice il nome. Già da qui era un altro trader, vediamo adesso se ce lo dice. Ecco qua, vedete, operatore Rocketman. Tutte queste qua sono altre operazioni aperte da lui. Come vedete ce ne sono molte in perdita. Adesso non sto qui a dire che non è bravo, perché anche con lui mi trovavo bene, però veramente ci volevano capitali altissimi perché andava sempre a coprire e ricoprire, quindi diciamo mi sono trovato bene, ma non benissimo, se proprio vogliamo dire così. E fino a qui ho seguito Rocketman, come vedete. Invece da questo 101% ho cominciato a seguire il nostro ragazzo, ecco qua, Icor. E come vedete, ovviamente, vabbè, da qui in poi ho seguito sempre lui e andando a fare un calcolo tra tutte queste operazioni abbiamo fatto più di un 300%. Cioè, capite bene che soltanto con la prima operazione 101%. Io vi ho detto che ero partito con un capitale di 52-53 dollari, forse 54, adesso non ricordo precisamente, e la prima operazione me l'ha chiusa con un profitto di 58 dollari e 56, 101%.
Cioè ho raddoppiato il mio capitale con un'operazione che mi ha fatto sto ragazzo, che Dio lo benedica. Quindi cosa ho fatto? Ho messo da parte il guadagno e ho continuato a seguire questo ragazzo con 53-54 dollari per operazione. Non è che ho detto adesso raddoppio tutto, quindi mi sono tenuto sempre il mio capitale iniziale al sicuro, i miei 50 dollari, 53-54 erano al sicuro, adesso stavo, diciamo, giocando con i soldi già vinti. E infatti con questa operazione di più 85,49% abbiamo fatto un guadagno di 49 dollari e 38, quindi abbiamo quasi di nuovo già raddoppiato il nostro capitale e anche in questo caso non ho aumentato il budget, mi sono tirato fuori di nuovo quella cifra. Ovviamente tirato fuori tra virgolette, perché poi avete visto ce l'ho comunque nel saldo, e ho continuato ad operare con più o meno sempre la stessa cifra, fino poi ad aumentare di pochissimo, ovvero 60 dollari, e anche qui abbiamo fatto un bel po' di profitto, per poi adesso cambiare e mettere 70 dollari. Ma vi ripeto, ho prima triplicato la mia entrata, cioè ad esempio io mi ero impostato di seguire il trader con 53-54 dollari, una volta che ne ho fatti altri 150 e me li sono tirati fuori, ho aumentato un pochino e lo seguo con 70, quindi siamo bene attenti anche in questo, dobbiamo essere bravi anche in questo, perché ovviamente se io magari già qui vedevo che mi aveva raddoppiato il capitale, mettevo tutto il capitale a lavorare nella prossima operazione, se avremmo perso ovviamente avremmo rischiato quasi tutto. Quindi mi raccomando, state veramente attenti. La prima cosa che mi dice sempre anche lui, lavoriamo per proteggere il nostro capitale, quindi non buttiamoci di testa, non pensiamo che sia tutto bellissimo, sempre vincita, sempre profitto, sempre ok. Il ragazzo è bravissimo, lui vive di questo, siamo andati veramente tanto in profitto, calcolando abbiamo fatto più il 315% in 3 giorni, 4 giorni, fino ad ora tutto bene, però mi raccomando, usiamo la testa. Quindi per impostare il tutto vi ho fatto vedere, è veramente facilissimo, ovviamente ripeto, il mio operatore, io sto seguendo lui, ciò non toglie che ne possiate seguire altri, perché ripeto, qui ce ne sono tantissimi, però ricordatevi sempre di quello che vi ho detto, di come funzionano. Altra cosa importante, come vi ho detto nell'intro, questo ragazzo è nel nostro gruppo Telegram, quindi magari se lui sta tenendo d'occhio qualcosa, se ha visto qualche buon ingresso, lui ogni tanto condivide cose anche con noi, possiamo fargli delle domande, ovviamente non martelliamole in privato perché sennò non ha più tempo manco per guardare i grafici, quindi magari ogni tanto lui condividerà informazioni con noi, cioè abbiamo la possibilità di interagire con lui. Invece magari se andiamo a prendere a sto trader che è non so, cinese, giapponese, non ho idea di che lingua sia, magari lui sta aprendo operazioni, sta così a caso e noi non sappiamo manco cosa sta facendo, quindi può essere un'opportunità in più. Ovviamente, ripeto, ognuno faccia le proprie valutazioni. Quindi ragazzi, se qualcosa non fosse chiaro, se avete qualsiasi domanda da fare, mi raccomando, fatemela nei commenti, cercherò di rispondere o quantomeno chiarire qualsiasi dubbio a tutti. Quindi ragazzi, conclusioni, ovviamente il copy trading facile da usare magari per chi non vuole stare davanti a un grafico, bisogna capirne comunque qualcosa, certamente, sicuramente, non ci sono dubbi. È rischioso sicuramente anche molto, perché conosco anche persone che hanno perso tantissimo, io in precedenza, ripeto, ho perso un bel po' seguendo altri trader. Si può guadagnare ovviamente sì, se si trovano dei bravi trader che appunto ci fanno fare profitto, perché no? Quindi facile da usare, può essere una cosa che possiamo utilizzare in più magari tra i vari investimenti che facciamo, può essere una rendita passiva, perché tra virgolette, per quanto vogliamo starci anche dietro, controllare lì l'operazione, stare un po' lì, ma non è che ci porta così tanto. Oppure se ci fidiamo ciecamente del nostro trader, non guardiamo nemmeno, andiamo soltanto ogni tanto a vedere cosa sta facendo e cosa sta combinando, quindi può essere considerata tra virgolette una rendita passiva, fatemela passare, e niente di più. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.